Ma cos'è Z-Wave? E cosa possiamo fare effettivamente con il nostro Home Center 2 della Fibaro? Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video. Come sapete, nelle ultime settimane vi abbiamo mostrato svariati prodotti Z-Wave che permettono la domotizzazione delle nostre abitazioni. Abbiamo visto Home Center, abbiamo visto un Motion Sensor, abbiamo visto il Dual Window Sensor e altri prodotti. Ma cos'è effettivamente Z-Wave? E il nostro Home Center 2 di cui abbiamo già parlato, cosa ci consente di fare? Questo è l'argomento di oggi, ma soprattutto in questo video è l'inizio di una serie di tutorial, se vogliamo chiamarli così, che proporremo sul nostro canale YouTube, tutto afferente al Z-Wave e coadiuvato ovviamente dal nostro Home Center 2 da vari dispositivi, sia della Fibaro che non. Partiamo quindi con Z-Wave. Z-Wave, esattamente come HomeKit, è un protocollo di comunicazione. Viaggia attraverso onde di frequenza, megahertz. Ci sono varie frequenze in base ovviamente ai chip che vengono utilizzati e alle novità per quello che riguarda ovviamente Z-Wave. Ma comunque in linea generale è un protocollo di comunicazione per connettere da loro vari dispositivi. Al contrario di HomeKit, che può essere agganciato tranquillamente attraverso l'applicazione casa perché viaggia attraverso la tecnologia BLE, quindi il Bluetooth a bassa energia. Per Z-Wave invece avremo bisogno di un concentratore, di un hub che possa gestire tutti i vari prodotti Z-Wave e non. Nel nostro caso, come sapete, utilizziamo il Fibaro Home Center 2, di cui vi abbiamo fatto una recensione e un unboxing con le prime impressioni. Vi lascio qui in alto il link per andare a vedere questo video, ma comunque tramite questi hub, che può essere appunto Home Center 2 o altri tipi, potremo andare a interconnettere tutti i nostri dispositivi. Quindi Z-Wave non è altro che un protocollo per poter comunicare i vari prodotti. Al contrario di HomeKit, dove i vari prodotti non possono fare da master o comunque permettere di allargare la portata della rete, con Z-Wave questo è possibile. Questo perché? Perché se supportato, ovviamente, quei prodotti Z-Wave che sono alimentati direttamente da corrente possono ampliare la portata del segnale. Questo perché? Perché Z-Wave ragiona come rete mesh, quindi ogni punto alimentato da rete e compatibile ovviamente con questa tecnologia può ribaltare il segnale e quindi farlo estendere all'interno delle nostre abitazioni. Quindi quello che sono normalmente 50-30 metri, in base se siamo all'esterno o all'interno, possono aumentare grazie appunto a tutti questi sensori. Nel nostro caso abbiamo visto prodotti soltanto alimentati a batteria, quindi non potranno aumentare la portata. Però immaginiamo una sirena, immaginiamo invece uno switch che possa essere messo all'interno dalle nostre prese elettriche. Queste permetteranno di ampliare il raggio. Quindi questo è quello che è Z-Wave. Per quanto riguarda invece Home Center 2, abbiamo inizialmente fatto un semplice unboxing, una prima configurazione, tanto per capire l'interfaccia grafica del prodotto. Adesso con questa serie di video invece andremo a vedere effettivamente quello che può fare questo prodotto. Andremo prima a vedere la vista generale, quindi i vari pannelli, la configurazione e quant'altro, ma quello che sarà ovviamente più interessante per tutti sarà l'integrazione dei prodotti. Home Center 2 permette, ovviamente nel caso specifico, di installare dei prodotti attraverso dei plugin, ad esempio il plugin per le U che permetterà di accendere, spegnere, modificare il dimmer, modificare i colori delle lampade, se ovviamente è compatibile. Potremo andare ad inserire anche il plugin della NetAtmo, quindi attraverso di esso potremo andare a gestire il
termostato della Netatmo, anche se il plugin non è molto aggiornato e ha dei problemi, ma potrà anche andare ad associare la stazione meteo stessa, quindi potremo avere all'interno del nostro home center tutti i dati meteorologici della nostra casa, perché comunque permette di, come dire, di integrare non solo la stazione meteo ma anche il sensore delle piogge e di vento sempre della Netatmo. Oppure potremo andare a gestire anche l'Harmony Hub. Anche in questo caso esiste un plugin che ci permetterà di andare a controllare l'Harmony Hub e attivare le scene, perché più di questo il plugin non può fare. Ma la cosa bella di Home Center è quella di poter agganciare determinati prodotti senza la necessità di utilizzare dei plugin. Questo perché? Perché esistono, come li chiama la Fibaro, dei virtual device. Quindi attraverso questo potremo andare a scrivere codici o comunque mandare comandi per poter integrare tanti altri prodotti. Parlo ad esempio per le Foscam. Attraverso questi virtual device potremo andare ad inserire i comandi della Foscam, quindi per inserire per esempio il motion sensor, quindi attivare la registrazione delle telecamere e quant'altro. Potremmo vedere il flusso video, spostare le telecamere se ovviamente la telecamera è compatibile con il pan tilt, quindi potremmo andare anche a modificare l'angolatura, ma non solo. Per quanto riguarda per esempio anche lei, abbiamo parlato che ha un suo plugin, ma esistono comunque anche la possibilità di andare a creare dei virtual device, e nello specifico vedremo anche questo virtual device perché comunque è molto più completo rispetto al plugin stesso. Ovviamente queste sono linee generali per quello che riguarda l'integrazione dei dispositivi, ma possiamo parlare anche delle NanoNef, possiamo parlare ad esempio anche del Broadlink che abbiamo conosciuto per quello che riguarda OnBridge ed Apple. Potremo andare ad integrare con dei piccoli marchingegni e sotterfugi, se vogliamo dire così, perché nativamente non è possibile comandarlo, ma attraverso un server HTTP potremmo inviare dei comandi ai nostri Broadlink e quindi inserire anche questo all'interno del nostro home center. Per fare un esempio, io ho delle prese che sono comandabili attraverso dei telecomandi IR agganciati al mio Broadlink. Posso andare ad accendere e spegnere dei dispositivi comandati da queste prese, giusto ovviamente per fare degli esempi. Ma una volta che abbiamo effettivamente integrato tutti questi sensori di movimento, sensori di porta, le telecamere, le luci, tutto quello che vogliamo, effettivamente poi dopo come lo usiamo? E qui nascono le scene. Le scene sono più o meno come le automazioni di Apple HomeKit, ma sviluppate secondo 3 tipologie. Quelle di if then, che possono essere utilizzate ad esempio per armare dei sensori, per far scattare in maniera molto basica una sirena o quanto altro, oppure far accendere le luci in determinate fasce d'orario e quant'altro. C'è una seconda tipologia che è lo schema blocchi. È sempre una specie di if then, ma permette di andare a controllare tutti i dispositivi. L'if then purtroppo va a agganciare solo determinati dispositivi, con lo schema blocchi invece potremo andare ad agganciare tutto quello che c'è all'interno del nostro home center. Ma la cosa più bella che Apple non permette di fare è la scrittura tramite codice Lua. Lua è un linguaggio di sviluppo e tramite questo potremo andare a scrivere codici, poi lo vedremo ovviamente insieme, e tramite questo creare tantissime scene. Ad esempio io ho fatto una scena o meglio tante scene per quando esco di casa. Quindi la mia scena comincerà a controllare delle variabili, quali mi permetterà di andare ad agire su questa scena come on e off. Quindi se questa variabile è false vuol dire che l'allarme è disattivato, allora io attivo l'allarme, se invece è on lo stacco. Dicevo, in questa scena per esempio quando parte controlla appunto queste variabili per fare il check. Se deve attivare l'allarme, a quel punto aggiornerà la variabile, spengerà tutte le luci, armerà tutti i sensori, attiverà le telecamere, manderà le notifiche e tanto altro. Ovviamente poi ci sarà una scena che controllerà, nel caso in cui ovviamente siano armati tutti i sensori, che non succeda niente in casa. Se succede in casa qualcosa, quindi che è violato la nostra abitazione, scatteranno determinate azioni.
Tutto questo tramite codice Lua. Perché? Perché anche se molte di queste cose possono essere fatte con gli schemi a blocchi, alcune cose non possono essere fatte. Ad esempio, il gioco delle variabili non può essere fatto, nel senso di andare a fare un update della variabile. Se vogliamo andare a cambiare le iconcine, per esempio, non possiamo farlo attraverso lo schema a blocchi. E tramite lo schema a blocchi non potremo nemmeno andare a fare la condizione if then, perché non permette di farlo, quindi non potremo utilizzare una stessa scena per attivare o disattivare l'allarme. Ne dovremmo creare due esattamente come fa Apple. Invece, scrivendo con il codice Lua, questa cosa potrà essere fatta. Ovviamente vi daremo modo di capire come funziona, poi ci sono comunque internet che permette di avere tantissime guide da questo punto di vista. Sicuramente Lua permette di fare veramente tante cose. A questo punto questo breve excursus su quello che è Home Center 2 e Z-Wave è terminato. Passeremo con il prossimo video a vedere una delle sezioni, o meglio andremo a fare un overview più specifica di tutti i pannelli del nostro home center, poi procederemo ovviamente con la configurazione, con il tab dei pannelli dove potremo andare a inserire variabili, controllare gli eventi che accadono in casa e tante altre cose, e poi cominceremo a lavorare veramente all'interno del nostro home center 2, quindi vedremo come agganciare le lampadine sia attraverso il plugin che attraverso DVD, andremo a integrare la stazione Netatmo, le Nanolef, le Foscam, veramente tantissime cose, e andremo a vedere anche le varie scene, perché ovviamente sì, avere tanti bei dispositivi dove potremo andare ad accendere e spegnere le luci, potremo andare ad attivare la telecamera, potremo controllare lo stato dei sensori, tutto quello che volete, senza le scene alla fine resta qualcosa di standalone. Le scene invece ci permetteranno di creare tutte quelle automazioni che ci interessano. A questo punto non mi resta che salutarvi. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e di condividerlo. Se avete domande da fare, fatelo tranquillamente nei commenti. Ciao e alla prossima!